Invece c'è una curiosità che, come hai detto prima, tu nasci nel mondo del software, no? Sì. Cioè, come ti è venuta l'idea di buttarti in questa nuova avventura dello Scrum applicato all'hardware? Allora, innanzitutto io ho fatto informatica ma in un tecnico industriale, ok? Quindi avevo per formazione da piccolo un po' di competenza anche di elettronica e disegno meccanico. Chiaramente avendo fatto informatica come specializzazione, le altre materie erano complementari. Però diciamo avevo una preparazione un po' in orizzontale. Nelle mie esperienze lavorative ho lavorato per 3 anni in una società che adesso non c'è più, una grossa multinazionale che si chiamava DataPoint, e facevamo integrazione fra software, informatica e comunicazione, quindi facevamo i primi call center che erano integrati perché tu dall'applicativo software comandavi il centralino e i dispositivi, il registratore e quant'altro, Mhm. quindi avevamo a che fare anche con un'integrazione elettronica. Quindi diciamo rispetto a un softwareista puro io ero un pochino più vicino all'idea di un prodotto anche fisico. Poi ho sentito una cosa dentro, cioè io tutto è nato perché ho visto un video di Joe sul sito di Scrum Inc., un webinar in cui raccontava la storia di Wikispeed e sono rimasto affascinato. Sarà che appunto c'era il tema della manualità che mi piace. Sarà che quel progetto è un progetto open source, no? E Mhm. quindi mi era affine anche come etica della condivisione delle informazioni e del sapere con gli altri, ma ecco, poi soprattutto Joe è una persona estremamente coinvolgente, cioè è una persona che da una parte ha un che di geniale, direi, ok? Perché e lui è veramente una persona fuori dal comune, ma da quell'altra parte è estremamente, come dire, umile e alla mano. È una cosa che non ti aspetteresti da uno così bravo, così. Cioè, Joe è stato in copertina di diverse riviste negli Stati Uniti, è una persona veramente nota ed è estremamente semplice. Quindi mi ha affascinato un po' anche la sua personalità e quindi sono andato nel primo Global Scrum Gathering for Hardware che hanno fatto in Colorado d'agosto. Io approfittai, era questo periodo, era proprio mezzo agosto, approfittai appunto delle ferie per fare questa esperienza, andai là e conobbi lui, conobbi gli altri che avevano iniziato a fare i primi, no, le prime cose in Cisco, in grosse aziende, GoPro e quant'altre. E lì chiaramente mi sono innamorato dell'idea e quindi un po' mi piaceva come investimento su me stesso, perché mi permetteva di differenziarmi, no, dalla massa dei coach che tutti lavorano sul Certo. software. E un po' era anche l'idea di fare qualcosa di nuovo, un po' c'era l'open source, l'ho sentito molto familiare e quindi mi ci sono buttato. A proposito di Joe Justice, che Sì. cosa sta facendo adesso? E soprattutto, il progetto Wikispeed sta andando avanti? A che punto è? Allora, Wikispeed è un successo nel senso che il progetto sta andando avanti senza bisogno che Joe lo spinga, ok? Cioè, io credo che quando fai un'iniziativa di volontariato, il salto generazionale per cui il leader originale lascia il testimone ad altri che vengono dopo e la cosa continua a funzionare, è il sintomo che hai fatto qualcosa di significativo e hai veramente, no, fatto passare l'idea. Molte iniziative estremamente interessanti, estremamente meritevoli, però non hanno sopravvissuto il passaggio di testimone. Quindi in questo momento ci sono diversi garage a giro per il mondo, principalmente negli Stati Uniti, per un discorso anche normativo in realtà, perché negli Stati Uniti fare un'auto autoprodotta è più facile, ok? In Italia è quasi impossibile. Mi hanno detto delle persone che in Italia per fare un'auto autoprodotta fai prima ad andare in Germania, immatricolarla lì e poi convertire l'immatricolazione in Italia. Quindi la burocrazia va ti strangola. E anche se c'è un garage Wikispeed in Germania, quindi c'è un gruppettino di persone che stanno derivando il progetto originale e fare delle cose. Quindi cos'è Wikispeed oggi? È una community online di persone che si scambiano idee e progetti su come evolvere quest'auto e se la montano nel proprio garage di casa. Quindi il progetto sta andando avanti con diversi shop, mi sembra siano 5 o 6 negli Stati Uniti e altri in giro per il mondo. Mi sembra ci sia uno anche ancora in Australia. Poi, come tutte le cose del volontariato, gente arriva, gente se ne va, no? Quindi è il sintomo di essere vivo anche quello, no? Non sei congelato, sei solo quelli. Joe adesso si è trasferito in Giappone, a inizio anno 2019 perché Scrum Inc., l'azienda di Jeff Sutherland,
che appunto divulga Scrum, ha aperto un branch in Giappone, Scrum Inc. Japan, è una joint venture con un'azienda locale e Joe quindi è diventato l'uomo di Jeff per il Giappone e quindi si è trasferito là. Lui era avvantaggiato dal fatto che sua moglie è giapponese e quindi hanno deciso insomma di muoversi in un paese dove in realtà appunto il 50% della famiglia è comunque madrelingua e quindi sta là, mette sui social network continuamente foto di giardini zen, sushi e negozi e quindi penso si la stia passando abbastanza bene. Ci sentiamo diciamo una volta al mese, WhatsApp, messaggini così e lui è passato diciamo dall'essere lui il trainer ad essere adesso il trainer dei trainer. Quindi adesso lui ha fatto questo salto di non essere più quello che insegna, ma è quello che insegna a chi va in giro a insegnare. Quindi per lui è una cosa nuova e l'ho sentito molto, molto stimolato da questo. Ci siamo incontrati 2 mesi fa in Portogallo, l'ultima volta.